la 155 bpm, la 037, il mio terzo e definitivo sogno si avvera oggi con la S4 Gruppo B. Non è possibile una macchina dell'86 così veloce, così efficace, incredibile. Ma la cattiveria! Wow! Non c'entra assolutamente nulla con la stradale, questa è un'arma da guerra vera e propria. Che cosa sto provando? Che cosa sto provando? Quando ho provato la stradale ho detto che avrei rimandato la parola leggenda forse a questo giorno, e ve lo dico dal primo chilometro, 100% leggenda, senza se e senza ma. Questo è il top della storia dei rally. Incredibile! Incredibile la fiducia che ti dà. Fino a stanotte io nel mio lettino guardavo il soffitto e mi terrorizzavo all'idea di quello che avrei potuto provare oggi. È sempre così, con le macchine davvero forti, davvero competitive, ben progettate, è sempre così. È ansia e paura fino al momento in cui stacchi la frizione e dai gas e ti accorgi che chi l'ha costruita sapeva leggermente il fatto suo. Normalmente si è portati a pensare che queste macchine siano indomabili, difficilissime e terrificanti da guidare, ma il più delle volte non è così. Il più delle volte sono macchine costruite perché i loro piloti potessero essere imbattibili e quindi dovevano essere intuitive. Chiaramente intuitiva come lo può essere una macchina da corsa, dove devi essere preparatissimo a tutto quello che comporta la guida di una macchina così. C'è tanto da smazzare, c'è tanto da lavorare, ma il tuo impegno da pilota viene ripagato immediatamente con una guidabilità e una affidabilità impressionante! Oh, io sono totalmente drogato di questa macchina dal primo quarto d'ora. No, io non la ridò mai più a Marco Gramenzi. Niente a che vedere con la stradale, niente, zero, neanche lontanamente. Il rumore è l'unica cosa che la ricorda, il rumore. La spinta è impressionante, ma quello che mi piace di più è lo sterzo, il come sta dentro. Nonostante oggi sia umido, le gomme non siano freschissime, ma l'avantreno e il bilanciamento, abbiamo tutto! Ho preso un limitatore su un S4 Gruppo B, sono felice! Questa roba qua è arrogante in un modo mai provato fino ad oggi. Tutti i piloti e i proprietari e i meccanici che ho conosciuto di questa macchina mi hanno detto solo una cosa: non fidarti troppo, non fidarti mai troppo, perché sembra di guidare una macchina semplice, non lo è. Però sinceramente non riesco a non fidarmi. Questo è l'Olimpo. Allora la mia preferita era la 037, da oggi non lo so più. E ti dico, è bella da guidare. Avevo un po' di paura che non mi sarebbe piaciuta fino in fondo. Col cazzo! Il cambio è addirittura migliore di quello della 037 che ho adorato quando l'ho provata. La potenza non ha nulla a che vedere, siamo su un altro pianeta, siamo totalmente su un altro pianeta, ma anche come percorrenze. No. È
esce di curva in un modo, che meraviglia ragazzi, che meraviglia! Questa è l'apoteosi dell'esperienza di guida. Io come faccio a guidare le altre macchine dopo? Oh no, l'inserimento è di un preciso, di un instancabile. Oh, è più precisa di quanto vorrei in qualche modo, cioè mi devo abituare alla sua direzionalità, il modo in cui accetta ogni input, anche i più secchi, è abituata di certo al top del top. Fenomenale, fenomenale. Erano tanti anni che non avevo un po' di paura, un po' di sana paura ce l'ho avuta stanotte, ammetto, un pochino sì, ma adesso non scenderei più. Quello che mi viene in mente è, dopo i primissimi chilometri ho visto che la benzina scende a una velocità incredibile, parliamo di tipo 800 metri al litro, ma quello che è più assurdo è che la mia energia scende con una velocità superiore a quello che fa la benzina nel serbatoio. Sento il mio caricatore, il mio serbatoio interno che scende alla velocità della luce. Cioè, fare una prova speciale vera di mondiale o fare tutte le gare del mondiale, complimenti a chi l'ha fatto, perché ragazzi è il sangue mi sta pompando al contrario per quanto va veloce, gli occhi ti tornano indietro verso la nuca, l'accelerazione è spaventosa. Quando vi raccontano cose folli di questa macchina potete assolutamente credergli. Io penso di essere diventato un drogato vero, più di quanto pensassi fino a stamattina, perché io questa roba qua non l'avevo mai provata e vi giuro che è il massimo del massimo. Mamma mia ragazzi. E il bello, sapete qual è? Che lei sta lavorando a 77 gradi, quindi sta dormendo. Anche su questa si è seduti un po' altini leggermente, anche perché il serbatoio anche su corsa è modellato sotto il sedile, quindi non c'è spazio fisicamente, però io sono molto alto, un pilota normale ci sta dentro bene. Mi viene da mettere dentro una marcia in più perché la coppia assicurata ai bassi dal compressore volumetrico è sempre tua amica e basterebbe già divertirsi, poi arriva il turbo e lì ragazzi è un altro gioco, è un'altra lega. Che cos'è? Non ho sentito ancora minimamente setto sterzo e le gomme non sono di certo nuove, la sto forzando ancora apposta. È di un equilibrato che fa paura, la stradale non c'entra nulla. Che spettacolo totale! Da 5-6 mila giri al limitatore è un attimo. C'è ombra ed è ancora molto bagnato, non sembra che le freghi molto, ma frega molto a me e quindi andiamo avanti con il massimo rispetto. Non ero per niente sicuro di riuscire a darglielo tutto e invece sì! Mamma mia, è impossibile! Ragazzi, io sono innamorato
perso! Toglietemela dalle mani, toglietemela dalle mani!